Mi chiedono, che cos'è per te la meraviglia? E io penso subito a noi, alle donne, a quelle che ci sono state prima e a quelle che stanno arrivando. Perché la meraviglia non è stupore, è un atto politico. È la scintilla che si accende quando una donna decide di non avere più paura. Mi meraviglia Rosa Parks, ferma su un autobus, con la schiena dritta come un'idea che non si piega. Lei, in quell'immobilità, ha fatto tremare un intero paese. Mi meraviglia Franca Viola, una ragazza di soli 17 anni che nel 1965 disse no. Un no che spaccò il silenzio e aprì la strada di tutte noi. Mi meraviglia Ipazia, che pagò con la vita la sua intelligenza. Mi meraviglia Ada Lovelace, che scrisse il futuro quando ancora nessuno sapeva leggerlo. E mi meraviglia Rosa Genoni, che ha dato alle donne che vestiva un corpo politico libero di camminare. Mi meraviglia Marie Curie, che illuminava il mondo con un elemento invisibile mentre le dicevano che non era al suo posto. Mi meravigliano le ricercatrici che hanno dovuto firmare con nomi maschili, le scienziate senza voce, le filosofe dimenticate dai libri, le artiste che hanno spaccato la cornice, le musiciste, le attrici, le scrittrici che hanno osato dire io in un mondo che le voleva solo come comparse. Mi meraviglia Audre Lorde, che scriveva «La mia rabbia non mi distrugge, mi ricostruisce». Ha insegnato a intere generazioni di donne che la parola è arma, è casa, è possibilità. Mi meraviglia Anna Magnani, che diceva non togliermi le mie rughe, ci ho messo una vita a farmele venire. Mi meraviglia ogni donna che ha fatto della propria voce una crepa nel muro degli stereotipi. Mi meravigliano le donne che ogni giorno tengono insieme la vita, quelle che chiudono la porta dietro di sé e cominciano a respirare dopo anni di silenzio. Quelle che partono di notte, con i figli addormentati sul sedile dietro e non sanno dove andranno, ma sanno che non torneranno mai più indietro. Mi meravigliano le donne che arrivano nei centri antiviolenza, con le mani che tremano e il coraggio che non sanno di avere. Quelle che imparano a dire non è colpa mia. Quelle che iniziano a camminare senza chiedere più il permesso. E mi meravigliano le operatrici dei centri antiviolenza, che ogni giorno accolgono, credono, accompagnano, che sanno che la libertà non si insegna, si restituisce. Loro costruiscono ponti, non monumenti, e da quei ponti passano tutte le vite che rinascono. Mi meraviglia la sorellanza, quella che non si dice ma si fa, che ti prende per mano senza bisogno di parole, che ti regge quando cadi. E che ti ricorda che ci sei anche quando tu non te lo ricordi più. È la rete invisibile che ci tiene in piedi, la forza che trasforma la solitudine in rivoluzione. E mi meraviglia mia madre, che mi ha insegnato che il femminismo non è una teoria, ma è una pratica quotidiana di libertà. Mi meraviglia mia nonna, che non aveva studiato, ma sapeva tutto sulla dignità. Mi meravigliano le mie sorelle, quelle incontrate per strada, sui palchi, nei cortei, che condividono spazio, microfoni, rabbia, amore e lotta. E mi meraviglia mia figlia, che cresce in un mondo che non sarà facile, ma che io voglio lasciarle pieno di parole nuove, di nomi giusti, di donne libere a cui somigliare. E mi meraviglia Michela Murgia, che ha trasformato la lingua in arma e rifugio, che ci ha insegnato che la cura è un atto politico, che l'amore non è mai subordinazione, che la lucidità è una forma di tenerezza feroce. Mi meravigliano tutte le donne che si sono salvate, quelle che hanno detto basta, ma anche quelle che hanno taciuto per sopravvivere, quelle che hanno trovato la porta e quelle che ancora la stanno cercando. Sono loro la prova vivente che la libertà è possibile. Camminano tra noi, con il passo di chi ha attraversato il buio,
ma ha imparato finalmente a riconoscere la luce. Perché la verità è questa. Noi siamo la meraviglia che non chiede più scusa. Siamo le figlie di chi ha disobbedito e le madri di chi non tacerà più. Siamo vulnerabili e indistruttibili, stanche ma ancora in piedi, ferite ma luminose, meravigliose. Ed è questa la più grande meraviglia del mondo, una donna che si guarda allo specchio e finalmente dice, con tutte le altre dentro la sua voce, io. 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 Grazie.